Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, andandovi a proporre dopo una breve pausa dettata dalle riprese del ciclo dei tornei del Legacy e Skype, una build strana, rinverdita dal deck builder Federico Bufacchi, che già in passato ci aveva proposto qualcosa di ardito. In un color pie, quello Temur, piuttosto inusuale per il formato, andremo ad utilizzare alcune delle staple della meccanica cascata, anche se con un piano di gioco inconsueto, che getta le fondamenta per un archetipo esplosivo e dirompente. Il merito va in particolare a una carta che dà il nome all'archetipo, che ridisegna il concetto di sconto sul costo di cast delle magie, aprendoci le porte a una serie di giocate così potenti da ribaltare le situazioni più compromesse, con una singola giocata d'effetto. Questa volta vi parleremo di Hypergenesis. Come si evince dall'introduzione, lo scopo del mazzo è sfruttare una carta, Hypergenesis, il prima possibile, mettendo direttamente in campo, senza costi di lancio, pezzi importanti che avremo nella mano, ed ecco che tra le creature cercheremo di accelerare al massimo questa giocata. Grazie all'enabler del calibro di Simian Spirit Guide e Elvish Spirit Guide, entrambi in 4x, desideriamo fortemente avere più mana il prima possibile, puntando sugli unici elementi che, con un costo di lancio iniziale che non inficia i nostri strumenti con Cascade, possono servire allo scopo. Già, perché grazie a uno dei 4 Shardless Agent avremo modo di ottenere il cast gratuito di Hypergenesis, una carta che costa meno di 3 mana, così da avviare l'effetto benefico della magia, che ci darà modo di giocare gratuitamente pezzi importanti dalla mano. E quali sono le carte papabili per questo effetto dirompente? Una di queste è di certo Atraxa, Grand Unifier, in 4x, che ci offre un TB potentissimo, rivelando fino a 10 carte dal Grimorio in cerca di diverse tipologie, tra quelle a disposizione nel mazzo, per riempirci la mano di nuove bombe da giocare subito dopo il suo ingresso. Un altro ciccione che fa del vantaggio carte sul punto di forza è Griselbrand, anche lui in 4x, carta ormai iconica nel formato, e qui entra prepotentemente in campo, senza passare dal cimitero, evitando l'aid di certe meccaniche più canoniche nel formato. Infine, come ultimo pezzo importante, avremo Emrakul Veon Storm, in 4x, per una creatura quasi priva di angoli ciechi, che non andremo a sfruttare per la sua seconda abilità, visto che non verrà mai castato, ma di certo offre così tanti pregi da chiudere da solo qualsiasi partita. Chiarito il peso delle creature che andremo a schierare nel mazzo, diventa indispensabile per noi puntare tutto sul cast, ovviamente cortocircuitato, di Hypergenesis, qui in 2x, per dare consistenza a questo mazzo estremo, capace di giocate anche al primo turno veramente dirompenti. Per questo ci dotiamo del meglio in fatto di counter, con 4 Force of Negation e 4 Force of Will, cercando di tutelare al massimo, anche senza mana a disposizione, le giocate chiave per attivare la nostra win condition, vitale per mettere in campo le carte di peso presenti nella lista. Per coadiuvare gli Shardless Agent andremo ad impiegare che 4 Violent Outburst, sia per rendere ridondante l'effetto cascata del mazzo, sia per poterlo attivare a velocità istantanea, così da spiazzare l'avversario meno accorto con una giocata che lo vedrà ormai sconfitto quando arriveremo al nostro turno di gioco. Infine, come piano alternativo, anche se meno rapido, ci affidiamo a Show and Tell in 4x, per differenziare le possibilità di chiusura, non passando necessariamente dalle abilità dei nostri cascanti, così da poter mettere in campo pezzi da 90 senza il mana necessario. Finora abbiamo visto come impiegare in modi inattesi creature potenti grazie alla sinergia di alcune magie, per avere un valore in campo assoluto, ma c'è un'ulteriore carta che fa partita a sé, se saremo in grado di cortocircuitarne i costi di lancio rapidamente, Omniscience, qui in 2x. Questo incantesimo, impensabile per un formato rapido come il Legacy, rientra tra le opzioni papabili gestibili da Hypergenesis e Show and Tell, con un ingresso in campo trionfale, dove ogni magia successiva non inciderà più sul mana, aprendoci le porte a una sicura vittoria. Viste le particolarità di un archetipo che prova a ridurre al minimo il rischio di venire intercettato con un primo turno a dir poco esplosivo, è chiaro che la mana base, che deve alimentare questo impianto, deve risultare reattiva al massimo, fornendo alla bisogna fino a 3 colori possibili. Ecco perché abbiamo ben 7 fetch tra 4 Misty Rainforest e 3 Wooded Full Hills, per recuperare al più presto i colori necessari, affiaccandosi rapidamente alle creature che ci possono dare ulteriore mana rosso e verde alla bisogna, per un avvio delle partite senza precedenti. Non mancano le Dual Land con 3 Tropical Island e 3 Volcanic Island, per riuscire a soddisfare le esigenze più disparate, in primis tra gli effetti di cascata, che spaziano tra i 3 colori previsti per questo mazzo, così da avere la massima consistenza sin dalle prime fasi del match. Infine, come protezione per late verso questa sezione del mazzo abbiamo alcune terre base, una foresta, un'isola e una montagna, che possono darci con sicurezza il mana colorato necessario per tutte le nostre preziose giocate.
Se il piano principale del mazzo è così estremo da potersi realizzare pienamente anche al primo turno, nella sideboard dovremo accrescere le potenziali risposte verso le hit che le nostre chiusure sono in grado di produrre, così da riuscire nell'impresa anche dal secondo turno in poi. Per rinforzare le protezioni verso i counter, pericolosi per la riuscita delle nostre giocate, aggiungiamo 3 Mystical Dispute, nel tentativo di incrementare le risposte a questo tipo di mestizie che potrebbero mandare alla dare i nostri piani di vittoria con una sola giocata ben assestata. Per rispondere a pali che inibiscono il cast dei nostri enable, in particolare Hypergenesis, avremo a disposizione 2 Force of Vigor e 2 Fury, carte perfette per il loro cast alternativo, così da non scardinare le meccaniche insite nel mazzo a base cascata. Verso gli scartini pericolosi se vanno a colpire in particolare le carte con l'abilità Cascade, useremo ben 3 Ley Line of Sanctity, una carta ottima che dovremo avere a tutti i costi nella mano iniziale per risolvere alla radice questo tipo di effetti punitivo per il nostro game plan. Analogamente con 4 Ley Line of the Void, cerchiamo una soluzione radicale per le minacce che riemergono dal cimitero, che potrebbero rapidamente azzoppare il nostro vantaggio sul campo, proponendoci ciccioni grossi e pericolosi prima di noi. Infine, per rispondere in modo alternativo a mazzi simili nell'impianto al nostro, con Inevitable Betrayal, andremo a rubare una carta chiave tra le sue creature, direttamente dal mazzo del nemico, ripagando con la medesima moneta il bieco tentativo di imitare la nostra strategia. La scelta di Federico Bufacchi per costruire un archetipo con questo Hypergenesis, anche se andando a riprendere il concept di altri mazzi già presenti nel formato, nasce dall'esigenza di avere per le mani una lista innovativa ed esplosiva al tempo stesso. Siamo di fronte a un gameplay estremamente lineare, ma allo stesso tempo capace di sviluppare più azioni non congiunte tra loro, che portano comunque al medesimo risultato, giocare minacce enormi, superando i limiti del mana presenti in un formato così rapido come il Legacy. Il pesante utilizzo di accelerini e carte con l'abilità Cascade ci portano a incrementare le chance di giocare bombe assurde, anche partendo dal primo turno, annichilendo in un sol colpo chi non ha i mezzi per contrastare una tipologia di giocate così fulminea. Avere poi la possibilità di effettuare giocate al limite come Omniscience, inanellando in successione un Eomarchul The Iron Thorn, è così avvincente che anche solo questo aspetto può risultare il vero motivo per giocare una lista così particolare. In un momento storico come questo, un tentativo sicuramente riuscito di andare ad affrontare a testa alta e con furbizia un meta in profondo cambiamento, a seguito delle tante novità planate nel formato, che ne stanno ridisegnando la consistenza. L'approccio alle partite con questo Hypergenesis per Federico Bufacchi non è sicuramente scontato, nonostante una certa semplicità nel portare a compimento il nostro piano di gioco, vagliando con attenzione ogni giocata che, se risolta, può donarci una facile vittoria. I counter sono la nostra nemesi principale, quindi quelli a disposizione, adatti a seconda della tipologia di enabler per l'abilità Cascade, sono da usare con saggezza, altrimenti rischiamo di mandare all'aria le nostre chance di vittoria con una giocata avventata. Avendo però a disposizione 2 carte molto diverse tra loro nelle applicazioni, ma simili nel concept, tra Hypergenesis e Show and Tell, possiamo giostrare le nostre giocate in base al nemico da affrontare, sia che abbiano modo o meno di contrastare una o l'altra giocata. E nella consistenza, soprattutto nelle mani iniziali, che si gioca tutto il valore aggiunto di questo archetipo, che può destreggiarsi amabilmente a seconda del contesto e dell'opponente da affrontare, rendendo questo formato meno ostico di quanto uno possa immaginare. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nel meta legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Con un archetipo ancora acerbo non sono stati effettuati un numero di partite sufficienti a valutare tutto il meta del formato, ma riportiamo l'andamento delle partite effettuate dal nostro giocatore durante le fasi del torneo, per darvi la dimensione di come rende in campo rispetto ad alcune tipologie di avversari. Verso i Z-Delver siamo in sostanziale equilibrio, visto che le liste canoniche sfruttano in particolare post-side un buon numero di counter. Qui dovremo giocare con attenzione, non pensando di risolvere tutto con le nostre risposte, piuttosto puntando a proporre più carte chiave in un turno, mettendoli in crisi se non ha repliche sufficienti. Verso Sneak and Show abbiamo un matchup positivo, si tratterà di attendere la sua giocata principale, a cui potremo rispondere in G1 con i nostri ciccioni, abusando del suo enabler, mentre dal G2 con Inevitable Betrayal andremo ad utilizzare le sue stesse minacce per piegarlo al nostro volere. Verso Death's Shadow abbiamo un contesto favorevole, ma dobbiamo porre la massima attenzione ai suoi potenziali scartini, quindi post-side ci doteremo delle Line of Sanctity, che ci aiuteranno non poco contro questo matchup, migliorando di molto la nostra efficacia complessiva. In generale comunque il mazzo, con l'arrivo massiccio dei Yorkish Bowmasters, che bypassiamo con Atraxa Grand Unifier, e la presenza dei Chalice of the Void, che solitamente vengono fatti a 1, è in una buona posizione. Starà a noi prendere dimestichezza con le stranezze di questo archetipo, tutto da scoprire.
Nonostante la gioventù di questo Hyper Genesis, Federico Buffacchi ha già iniziato a limare alcuni aspetti del mazzo, anche se la stragrande maggioranza degli slot presenti resta invariato, visto l'articolato bilanciamento tra enabler e pezzi da giocare senza pagare il costo di lancio. Nella Cyborg sono stati ridotti a un'unica unità in Mystical Dispute, risultati troppo lenti, favorendo l'aggiunta di un quarto Ley Lion Sanctity, utile per gli scartini, e il secondo Inevitable Betrayal, risultato una scelta vincente verso archetipi che giocano anche loro bestioni tra le 60. L'unica variazione nella main è stata quella di incrementare a 3 il numero degli Omniscience, sacrificando un Griselbrand, che in questo momento storico del formato potrebbe vederci a malpartiti se dovessimo affrontare un Orcish Bowmaster sicuramente letale. Eccoci giunti al termine di questa disamina. Ringraziamo Federico Buffacchi per averci guidati alla scoperta della sua lista, che evidenzia ancora una volta gli ampi margini di manovra che questo formato old school possa riservare a chi voglia fare un deck building partendo praticamente da zero. Se volete stupire i vostri avversari con delle giocate al limite, abusando di carte a volte neppure troppo conosciute, questa Hyper Genesis potrebbe fare al caso vostro, dandovi modo di approcciarvi al formato in maniera intelligente, sgusciando agilmente tra i trend del momento. E se volete partecipare a un futuro Legacy Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.